Ciao a tutti ragazzi e bentornati nuovamente sul mio canale. Oramai sono 5 anni che ho questo effetto tipo e da quando l'ho comprata ho sempre avuto le luci anabbaglianti Xenon. Dunque oggi volevo mostrarvi l'acquisto che ho fatto perché andremo a sostituire queste lampadine. E voi mi chiederete perché andiamo a sostituire le lampadine. Innanzitutto facciamo una premessa. La luce che fa lo Xenon è sicuramente una bella luce, una luce di tutto rispetto. Però dopo 5 anni un po' sarà che mi sono abituato anche, diciamo, alla potenza della lampadina, un po' ho visto che montandola anche sui fenti nebbia, esempio, o anche da altre parti in abitacolo, sulle luci targa, mi sono reso conto che la lampadina LED è molto più forte, quindi volevo andare a migliorare la visibilità su strada, anche perché viaggio parecchio e anche quando cala la sera mi piacerebbe vedere meglio e anche stancare di meno l'occhio. Dunque ho comprato su Amazon queste lampadine qua, che né più né meno sono le D5S, che sarebbe il modello di lampadina che sono montate qui, però le ho prese in versione LED. Dunque, innanzitutto vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto, poi se vi va potete anche lasciare un bel mi piace. E adesso andiamo a vedere insieme come si montano, anche perché lo spazio qui dentro non è che sia moltissimo. Quindi andiamo. Ovviamente come prima cosa apriamo il cofano motore. Allora, iniziamo questo unboxing. Adesso si dice così, quindi io ve la dico in inglese. Ecco, qui abbiamo levato l'involucro di plastica e adesso andiamo ad aprire la scatola. Diciamo che non è molto semplice estrarlo. Eccolo qua. L'imballo è molto semplice. Praticamente abbiamo le nostre lampadine accuratamente conservate in questo polistirolo qui, non ci sta nient'altro. Eccolo qua. Questa è la D5S a LED. Tutto quanto il corpo è fatto in alluminio. Ecco il chip LED, che se non erro doveva sviluppare una cosa tipo 16.000 lumen. Comunque, insomma, una potenza importante. Abbiamo la ventolina per dissipare il calore. Questo qui è il connettore. Ovviamente vi faccio vedere cosa vedrò io da dietro. Ecco qua. Allora, se vedete, la cuffia di destra praticamente sarebbe la cuffia dove ci stanno le abbaglianti, la cuffia di sinistra invece dove ci stanno le anabbaglianti nostre. Ovviamente ragazzi io vi vorrei far vedere tutti i passaggi, quindi partiamo qui dal faro di destra che c'è un po' più di spazio. Ho posizionato il cavalletto sul motore per inquadrare al meglio il tutto e spero che si veda. Eccolo qua. Ta-da! Ecco qua la nostra D5S originale. È vero, lo spazio è angusto, ma almeno sul lato di destra si può fare. Adesso andiamo a fare un confronto dimensionale fra le due. Praticamente sono quasi uguali. Anzi, sì, quella LED è leggermente proprio di 1 millimetro più stretta. Ovviamente per svitarla non ho fatto altro che ruotare verso sinistra e sfilarla. Quindi adesso la inserirò così, farò diciamo neanche un quarto di giro verso destra e così avremo riavvitato la lampadina LED. Ovviamente prima dobbiamo rimettere il connettore. Ovviamente ragazzi al volo vi mostro il connettore, che come potete vedere ha una linguettina qui sotto. Ecco qua, dopo qualche minuto sono riuscito a montare la lampadina. Ovviamente mi sono dovuto servire anche di un'altra luce perché, come vi dicevo, lo spazio è un po' angusto, però si fa. Dall'altra parte sarà veramente complicato, però insomma dobbiamo tenere duro. Allora, la ventola senza il tappo di gomma che praticamente va a chiudere l'accesso alla lampadina si sente pochissimo, ovviamente è molto silenziosa. Quando mettete il tappo sparisce completamente il rumore della ventola e vi dirò che a vedere la luce che fa, secondo me abbiamo preso una bella lampadina. Dopo andiamo fuori e vediamo insieme come si vede meglio. Allora ragazzi, innanzitutto ho scollegato
il connettore qui del debimetro per cercare di arrivare meglio. Però mi sono reso conto che quella cosa lì dove si vede quella croce, quella ragazzi è una portella, quindi probabilmente ce l'avranno messa per accedere meglio. Dunque ho girato la ruota per accedere meglio e andremo ad aprire la botola che sta in alto. Probabilmente l'avranno fatta per agevolarci alla sostituzione di questa lampadina qua, perché sennò non c'è veramente spazio. Ovviamente ragazzi, come potete vedere, non c'è neanche nessun errore per quanto riguarda la lampadina, quindi alla grande. Adesso ragazzi non so se riuscite a percepire, la luce che fanno, ma rispetto allo Xenon c'è effettivamente, diciamo, un'intensità migliore. Poi vabbè, se accendessi anche i fendinebbia, che sono a LED veramente che diventa giorno. Però dove arriva la luce vedete quanto è chiaro. Ecco qua, queste sono le anabbaglianti LED, che poi nonostante io ho anche delle abbaglianti alogene, guardate che luce, lo Xenon indubbiamente si vedeva bene, ma secondo me queste qua sono qualche palmo migliore. La luce è molto più intensa. E finalmente viaggiare di notte sarà ancora di più un piacere. Questo invece è come si vede su strada normale. Spero si riesca a vedere perché è anche illuminato, però comunque il LED fa il suo effetto, Eccoci ragazzi, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Come sempre ho condiviso con voi una nuova esperienza, abbiamo fatto un upgrade alla macchina, quindi con la scusa abbiamo anche visto come vanno queste lampadine LED e avete visto anche su strada di notte come si vede. Ovviamente vi lascio il link in descrizione per comprarle. Sono molto contento inoltre che molti di voi commentano e magari chiedono sia di operazioni come queste qua, ma alcune volte anche più banali, quindi sono contento che magari anche questi piccoli video tutorial vi possano servire in qualche modo. Detto ciò ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto e al prossimo video. Ciao!